Real Italian Interviews, episodio 3. Al ristorante. Benvenuti! Oggi facciamo un piccolo viaggio insieme. Destinazione? Il ristorante italiano. Ciao? Sì, una bella idea. L'obiettivo è semplice. Imparare quelle, sai, frasi utili per sentirsi tranquilli, per ordinare senza stress. Dalla prenotazione fino al conto. Esatto. Allora, iniziamo. Siamo davanti al ristorante. Abbiamo prenotato. Cosa diciamo? Allora, è semplice. Si entra e si dice con un bel sorriso buongiorno o buonasera. E poi ho prenotato un tavolo. Ok, buongiorno, ho prenotato un tavolo. Sì, certo. Ho prenotato un tavolo per due, per esempio, a nome Rossi. Quindi, numero di persone e nome. E se non abbiamo prenotato? Tentiamo. Ma certo. Si entra, sempre buongiorno o buonasera, e poi si chiede: c'è posto per due? C'è posto per due. Oppure avete un tavolo libero per due? Molto diretto. Ok, buongiorno. C'è posto per due. Facile. Bene, ci sediamo. Arriva il menù. A volte un po' lungo. Sì, può sembrare, ma la struttura è, diciamo, quasi sempre uguale. Vediamo. Come si inizia di solito? Allora, si parte con l'antipasto. Sono piccoli assaggi, sai, cose per iniziare. Salumi, formaggi, olive, bruschette. Mm, gli antipasti. Buoni. E dopo? Dopo c'è il primo piatto. Questo è, diciamo, il cuore del pasto per molti italiani. Pasta, risotto. Esatto, pasta, risotto, a volte una zuppa. Il primo è fondamentale. Capito. Primo piatto. E poi? Poi arriva il secondo piatto. Qui parliamo di carne o pesce. Ok, secondo di carne o pesce. E le verdure? Le patate? Sono insieme? Ah, ecco, questo è importante. Il contorno, cioè le verdure, le patate, l'insalata, di solito si ordina a parte. Non è incluso nel secondo. Ah, davvero? Questo è utile da sapere. Quindi devo chiedere io il contorno. Proprio così. Devi ordinarlo tu, scegliendolo dal menù. E alla fine, ovviamente, c'è il dolce. Tiramisù, panna cotta. Il dolce sì. A volte vedo anche menù fisso. Cos'è? Il menù fisso è un'opzione spesso a pranzo. È un pacchetto, tipo un primo, un secondo, acqua, a volte il caffè. Tutto a un prezzo fisso. Capito. È comodo magari per un pranzo veloce. Ma se scegliamo dal menù, come si ordina? Allora, puoi usare vorrei, che è molto gentile. Vorrei gli spaghetti, per favore. Vorrei, ok. Oppure, molto comune e naturale, prendo. Prendo la pizza margherita, grazie. E ricorda, con il personale, camerieri, eccetera, è meglio usare la forma lei. È una forma di rispetto. Giusto, la forma lei. E se sono indeciso, troppe cose buone, posso chiedere aiuto. Ma certo, è normalissimo. Puoi chiamare il cameriere. Scusi, e puoi chiedere: cosa mi consiglia? Cosa mi consiglia? Utile. Qual è il piatto del giorno? O qual è la specialità della casa? Bene. E se ho domande specifiche, tipo, non so, cosa c'è dentro questo piatto? O per le allergie? Importantissimo questo. Puoi chiedere, scusi, cosa c'è negli gnocchi? Per le allergie devi essere molto chiaro. Come si dice? Sono allergico a o sono allergica a. E dici l'ingrediente. Per esempio, sono allergico alle noci. Ci sono noci in questo dolce?
è fondamentale per la sicurezza. Sono allergico a. Ok, chiarissimo. E da bere? L'acqua. Di solito ti chiedono loro acqua naturale o frizzante. Tu rispondi quella che preferisci. Naturale o frizzante? Ok. E il vino? Puoi chiedere un bicchiere di vino rosso o bianco, o un quarto di vino della casa, o una bottiglia, se siete in più persone. Si può anche chiedere consiglio sul vino, ovvio. Perfetto. Fine pasto. Arriva il momento del caffè. C'è una regola non scritta, ma molto sentita. Dopo pranzo o cena si beve l'espresso. Caffè corto, forte. Solo espresso. Niente cappuccino. Ecco, il cappuccino è per la colazione. Al mattino va benissimo, ma dopo pranzo o cena diciamo che è un po' strano per gli italiani. Meglio un espresso. Capito. Niente cappuccino dopo le 11 allora. Magari un amaro, un limoncello. Sì, dopo il caffè un digestivo ci sta. Un amaro, una grappa, limoncello. Bene. Abbiamo mangiato, bevuto il caffè. È ora di pagare. Come chiediamo il conto? Basta fare un cenno al cameriere e dire semplicemente «Scusi il conto, per favore». Il conto, per favore. Semplice. Oppure ci porta il conto, per favore? Funzionano entrambe. Ok. E sul conto c'è scritto coperto. Che cos'è? Il coperto è una piccola somma fissa per persona. Include il pane, l'uso del tavolo, le posate, il servizio base, diciamo. È normale in Italia. Quindi non è la mancia. No, non è la mancia. La mancia non è obbligatoria come in altri posti. Se il servizio ti è piaciuto molto, puoi lasciare qualcosa. È un gesto gentile, ma non c'è una percentuale fissa. Capito. Coperto è normale, mancia è volontaria. E per pagare? Puoi dire pago con la carta, oppure pago in contanti. Ok, a volte ti portano il POS al tavolo, a volte devi andare alla cassa. Puoi chiedere, paghiamo qui o alla cassa? Paghiamo qui o alla cassa. Allora, proviamo a ripetere, piano piano, le frasi più importanti, quelle da ricordare assolutamente. Volentieri. Per chiedere se c'è posto, ricordi. Ehm, c'è posto per due? Bravissimo, perfetto. E per un consiglio. Cosa mi consiglia? Ottimo. Per ordinare, Prendo gli spaghetti, magari aggiungendo per favore. esatto. E alla fine, per pagare? Ci può portare il conto? Fantastico. Facciamo una mini prova. Buonasera, prego. Buonasera, senta, c'è posto per due? Ma certo, accomodatevi pure qui. Grazie. Desidera? Allora, cosa mi consiglia oggi come primo? Sono un po' indeciso. Guardi, oggi abbiamo delle tagliatelle ai funghi porcini. Fatte in casa. Speciali. Oh, meraviglia. Funghi porcini. Allora, sì, prendo le tagliatelle, per favore. Benissimo. E da bere? Da bere prendo acqua naturale, per favore. Ottima scelta. Dopo un po' era tutto buonissimo. Complimenti. Senta, scusi, ci può portare il conto? Ma certo, arrivo subito.
Ecco, visto. Non è così difficile. Guarda, con queste parole e queste frasi, l'esperienza al ristorante in Italia diventa, beh, più semplice e anche più bella. Grazie mille, è stato utilissimo davvero. Chiarissimo. E per chi ci ascolta, lancio una domanda. Qual è il piatto italiano che vi piacerebbe tanto ordinare la prossima volta? Pensateci. Sì. Pensateci e ricordate, mangiare in Italia è un piacere. Quindi non abbiate paura, provate a ordinare, a parlare un po', anche se fate errori. Non importa. È vero. Sai che c'è? Mi è venuta una fame incredibile adesso. Ti capisco. Quasi quasi vado a cercare un ristorante qui vicino e provo a usare le frasi. Ah, bravo, fai bene. Grazie mille per questa chiacchierata utile. Grazie a te, è stato un piacere. E a tutti voi buon appetito la prossima volta che andrete al ristorante in Italia. Alla prossima! Arrivederci.